amici di Retro Edicola Videoludica, bentornati a Retro Edicola Videoludica Club, in un nuovo episodio di Retro Video Beat, nuova serie. Come dice la descrizione del nostro canale, non sempre faremo classici, infatti oggi faremo escursioni in zone ludiche meno note. Una console strana è un gioco particolare, è un gioco che amiamo tantissimo, come tutte le cose trash fra l'altro, ed è Thunder in Paradise con il grandissimo Hulk Hogan. Ta-da! Per parlare di Thunder in Paradise dobbiamo prima parlare però del Philips CDI, o CD come diciamo noi italiani maccaronico. Visto che ci avete chiesto più minutaggio, oggi vi parlerò leggermente di più e vi dirò qualcosa di più su questa non console ma lettore multimediale. Sviluppato da Philips, in realtà non ha un acronimo legato ai videogiochi, ma il CDI è lo standard con cui legge i CD, sviluppato da Sony e Philips negli anni 80. Siamo nella quarta generazione dei videogiochi, è molto scarso a livello di potenzialità, infatti per poterci giocare, fare qualcosa di più serio, serve un ulteriore modulo che è il Full Motion Video, il modulo FMV, che al tempo comportava un'ulteriore spesa e fu uno dei tanti motivi che portarono al fallimento di questo lettore multimediale. D'altronde l'esperienza di Philips nel campo di videogiochi non è il massimo. Un'altra cosa da dire sul Philips CDI è il controller. I veterani lo sanno, i neogamer no. È uno dei tanti motivi che vedremo spesso nel fallimento della macchina, che questo è il pad. Teoricamente dovrebbe essere un telecomando, un joypad, non si capisce, fatto da questo stick e i tasti che dovrebbero permetterci di giocare. Ovviamente ha altri bellissimi bottoncini qua che non servono a una pizza. Questo lo puoi prendere e lo buttiamo via perché non serve a niente, buttiamolo via che è meglio. E non era minimamente possibile fare qualunque cosa di videoludico con quell'affare. Per poter giocare decentemente occorreva quindi un'ulteriore spesa e dotarsi quantomeno di un joypad. Questo è uno che ricorda molto il joypad del Mega Drive. Ne esistono di varie forme, tanto più di 3 tasti non è mai servito a nulla. E infine, come periferica veramente particolare e secondo me bellissima, aveva una gun che, caso strano nella storia videoludica, replicava la forma di una vera pistola, quindi un revolver, anche se era tutto blu, ma niente che con un po' di vernice ci possa migliorare. Messa in vendita per la prima volta insieme al gioco MacDog McCree, è stata poi usata per molti altri giochi, così come in Thunder in Paradise. È molto bella e come tecnologia c'è da dire che era abbastanza avanti per il tempo. Infatti monta un sensore che non è legato alla TV, quindi possiamo giocarla ancora oggi su proiettori o su schermi LCD. Non era molto precisa, come d'altronde non è preciso neanche come tipologia di controller remote della Wii, però tanto basta per poter giocare. Detto tutto della console, passiamo al gioco e torniamo al nostro amico Hulk Hogan. Il gioco, uscito nel 94, si basa su una serie TV arrivata anche in Italia nei primi anni 90, nel 94. Era una produzione Disney incredibile, fatta dagli stessi autori di Baywatch, e quindi abbiamo la nostra spiaggia, abbiamo le stratope che girano per la spiaggia perennemente in bikini e tutto un cast di attori secondari che con il tempo sono entrati nel panorama del trash. Storia breve di Thunder in Paradise. Si riunirono i tizi della Disney al tavolo rotonda per decidere cosa facciamo. Vogliamo una serie tecnologica, perché nei primi anni 90 se non avevi qualcosa di tecnologico non eri nessuno. E il primo disse: facciamo la macchina. Licenziato. Avevano fatto Supercar. Facciamo la moto. Licenziato. Avevano fatto il vecchio Street Hawk che non funzionava, uno che va in giro in casco che non interagisce con il mezzo, non funzionava, infatti Street Hawk lo chiusero. Un altro si svegliò e disse: facciamo l'elicottero. Bocciato 2 volte perché avevano fatto già Supercopter e un'altra serie che adesso non ricordo, Thunder, Blue Thunder, qualcosa meno nota comunque. Alla fine si sveglia uno che stava cazzeggiando in parte e gli disse: il motoscafo non l'hanno fatto. Ed era vero. E infatti Thunder in Paradise il protagonista è un motoscafo super potenziato, non è ben descritto da dove, da chi, da come, perché ce l'hanno. Insomma, ragazzi, che devono fare in mare sti discreti con un motoscafo tecnologico? Sì, dopo lo utilizzarono per Street Fighter, ma vabbè, viene affondato come quello della serie, ma fa niente. Tanto basta, partiamo con le riprese. Partono le riprese, la serie TV è fiacca
e quindi venne assoldato l'allora rampante nuovo attore Hulk Hogan, che veniva dal wrestling, e chiudiamo qua le citazioni sui suoi pessimi film. Ha fatto una serie di film veramente trash, ma amiamolo così, e gli viene affiancato con i soldi che rimanevano a Chris Lemmon, un altro attore di film action decisamente trash. Mancava ovviamente la topa di turno, e io che avevano ancora un po' di soldi, venne assoldata la bellissima Carol Alt. Carol Alt è una dea bellissima come poche cose, ed era sempre in bikini e con un pareo, e tanto basta per avere una serie secondo me vincente. Il tutto mentre era fatto da una sigla che ricorda molto quella di Baywatch, che è veramente molto bella, e lo show era partito. Adesso durò 1 o 2 stagioni, non di più. Ripeto, cosa volete farci con un motoscafo, ragazzi? Ma in tutto questo tirano fuori soldi anche per un gioco, Thunder in Paradise, e quindi arriviamo al nostro gioco finalmente. I soldi erano quelli che erano, la macchina era quella che era, decisero di fare 2 modalità di gioco che fortunatamente per noi sono slegate. Con una modalità entravi nel famoso motoscafo tecnologico, in una specie di gioco orrendo dove il motoscafo andava dritto, altro non sei in mare anche se giri dove vuoi che vai, i missili che ti vengono contro, e con il touchpad o con la pistola, per quanto serviva bene poco a niente, inquadravi il missile e sparavi prima che ti colpiva. Stop. Cancellare, dimenticare, e molti purtroppo si fermarono a questo. Poi c'era una seconda modalità alla Mad Dog McCree, quindi pistola, entravi in questo mondo virtuale su un'isola, non so se era presa dalle scene del set o altro, ho indagato, non ho trovato nulla, vi dico la verità. Comunque ambientazioni varie, magazzino, la classica città dove la telecamera si muove per i fatti suoi, è un filmato, ricordiamoci, e se uscivano dei nemici disegnati malissimo, ma tanto basta, perché tutto era spacciato come avventura VR, cioè c'era il nostro Al e i suoi compagni che ci guidavano in questa missione virtuale, e dobbiamo cercare di arrivare in fondo eliminando tutti i nemici. In realtà la precisione della pistola era quel che era, non si capiva bene quante vite avevi, non si capiva molto, ma il gioco per quel che dura è molto divertente e ben fatto. Poi ci sono tutti questi dietro le quinte probabilmente scartati da Thunder in Paradise, dove Al e il Chris Lemmon, ma non Carol Alt, purtroppo i soldi erano finiti, parlavano e interagivano con il giocatore. Per impreziosire il prodotto, come era solito fare la Philips, inserivano pure degli episodi che per l'occasione sono in tedesco. Fortunatamente siamo nel XX secolo e YouTube ci aiuta e possiamo recuperare, se volete farvi del male, gli episodi della serie, premesso che tutto quello che si salva in realtà è la sigla. Bene, ho detto tutto del gioco, non vi resta che provarlo. Non credo che ci siano emulatori del CDI per poterlo provare a casa vostra, ma sicuramente lo trovate qua a Retro Edicola Videoludica Club e potete giocarlo con noi in compagnia. Ciao!